Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, siamo a dicembre, comincia a fare freddo, comincia a fare molto freddo e il mio make-up comincia ad accompagnarsi alla stagione invernale. Infatti oggi sono particolarmente felice di aver realizzato questo make-up, complice anche il fatto di aver ricevuto dei doni meravigliosi make-upposi dalla mia amica Lia, che saluto. Ringrazio anche la mia amica Asia, che invece non si è dedicata al make-up ma si è dedicata ai capelli, quindi nei prossimi video vedrete anche delle erbette che mi ha regalato lei. Allora, oggi in realtà volevo provare con voi per la prima volta un nuovo prodotto che mi è stato gentilmente inviato da BioGolden. Sotto nell'info box troverete sia il link al sito di BioGolden, sia il link al nostro gruppo di cura dei capelli tutta naturale. Vi lascio giù nell'info box il link diretto per entrare nel nostro mondo magico. Allora, io ho ricevuto insieme ad altre erbette, ho ricevuto 2 confezioni di Henna Damask Henna Powder, una Lawsonia Body Heart Quality da 100 grammi ogni pacchettino, quindi a me sono stati inviati 2 scatolini. Tra l'altro il pack è veramente meraviglioso, mi sembra proprio brutto, mi sembra proprio un'offesa aprire i pacchettini. Questa è Lawsonia pura 100%, non ci sono addizionanti all'interno ed è Body Heart Quality, quindi vuol dire che la presa tintoria di questo tipo di Henna è maggiore rispetto alle miscele che invece sono semplicemente destinate alla tintura del capello, perché quando sono delle miscele destinate alla Body Heart sono quelle utilizzate per i tatuaggi in sostanza, quindi hanno una presa tintoria un po' più presente. Utilizzerò questi 2 scatolini addizionati al legno di campeggio, che ovviamente io non vedo l'ora di provare. Allora, questo qui me l'ha regalato la mia amica Asia insieme a tanti altri prodotti. Nel pacchetto c'erano tantissime cose che le avevo richiesto, perché noi abbiamo pensato di farci dei regali richiesti, nel senso: io vorrei questo, questo e questo, e io vorrei questo, questo e questo, perché così sappiamo che riceviamo delle cose che vogliamo e non ci restiamo mai male. Anzi, utilizzerò il damask e in questo video vi farò vedere la preparazione e poi il risultato. Vi parlerò quindi della qualità della polvere, come mi sono trovata come resa tintoria e come effettivamente è accompagnatore al legno di campeggio, mentre in un altro video vedrete la preparazione del legno di campeggio e poi il risultato. Colgo l'occasione nuovamente per ringraziare BioGolden, perché sono stati veramente super gentili. Ringrazio tantissimo anche Giovanna e tutte le ragazze del mio gruppo di Henna Coven. Va bene ragazze, io vi lascio adesso al tutorial della preparazione della polvere e poi ci vediamo alla fine del video per la recensione e per le considerazioni finali. E allora, eccoci qua, abbiamo il damask, l'acqua tiepida, la pellicola, la paletta di legno e un setaccino per setacciare la polvere. Di solito faccio l'Henna con un totale di 250 grammi di polveri, ma siccome tendo un pochettino a saltare le punte, quelle più finali, farò questi sono 200 grammi, quindi farò 200 grammi di damask e circa 20 grammi di campeggio, che ovviamente unirò domani dopo l'ossidazione. Allora, qua c'è scritto che vuole un'ossidazione, cioè far riposare il composto per 12 ore. 12 ore, quindi domani mattina. La mia idea sarebbe farlo verso le 10 del mattino. Io l'ho setacciata per bene, la polvere è davvero sottilissima. Io non aggiungo niente, semplicemente mi avvalgo di acqua fresca e la vado semplicemente a mescolare. È veramente una polvere meravigliosa, il profumo è molto delicato, molto simile a quello dello Zarca, anche il colore è molto simile a quello dello Zarca, una polvere sottilissima.
comunque prima o poi dovrò decidermi a sostituire questa paletta di legno, perché sto buco che ha al centro è proprio inutile. Però, poverina, io le cose non riesco a buttarle, nel senso che non lo so, a meno che non si rompano, giustamente. Ora ovviamente dovrò togliere l'enne da questo buco senza senso. Ma voi, a proposito di palette inutili, ma voi avete idea della funzione di una paletta di legno con il buco al centro? Beh, adesso non si vede, però questa è il buco al centro. Ditemi se voi avete una paletta col buco e non capite a che cosa serve. Ok ragazzi, allora a questo punto io vorrei andare a lavorare leggermente il composto col pennello. Ok ragazzi, allora a questo punto io metto la pellicola. Ok, sono le 8. Perché prima, quando ho iniziato a fare il video, erano le 8 meno qualcosa, ma io niente, ci ho visto male. Sono le 8, allora l'ho messo ad ossidare alle ore 20. Penso che lo utilizzerò domani mattina intorno alle 10, quindi adesso lo lascio ossidare e noi ci vediamo poi domani. Allora, eccomi qua, considerazioni finali. Questo è il giorno dopo dell'ennata con il damask al quale ho aggiunto del legno di campeggio. Il video in cui ho preparato il legno di campeggio e in cui vedete come lo unisco al damask lo vedrete la prossima settimana. Per essere più fedele possibile alla realtà e cercare di farvi cogliere in modo più preciso i riflessi che ho ottenuto, innanzitutto durante questa parte del video vi faccio passare delle foto che ho fatto appositamente con la Nikon per cercare di cogliere i riflessi dati da questo tipo di enne. Allora, quello che posso dirvi è che dall'inizio mi sono trovata subito molto bene con questa polvere. Come avete visto durante la preparazione è una polvere estremamente sottile, sembra praticamente cipria, è molto profumata, molto delicata, si prepara molto facilmente e si stende praticamente con la stessa facilità. Scusate i campi di luce, ma il sole va e viene, io ho fissato le luci davanti a me, ma purtroppo ci sono le finestre che c'è un po' di luce calda, un po' di fredda, vabbè, un misto, io sono sempre un misto. E vi consiglio di fare ossidare queste enne. Dietro la confezione c'è scritto di far ossidare per 12 ore. In realtà dipende dal vostro ambiente, cioè dalla temperatura che avete in casa. Qui c'è freddo, qui c'è il gelo più totale, siamo al circolo polare artico, non ci sono termosifoni né niente, cioè ho scelto di non accenderli, io sono un po' con i vecchi rimedi, infatti mi sono ustionata la mano perché ho utilizzato la borsa dell'acqua calda della nonna e il mestolo ovviamente è andato sulla mia mano. Io che cosa ho fatto? Siccome sapevo che l'enne l'avrei dovuto fare il mattino successivo, intorno alle 10, alle 11 del mattino, siccome l'ho preparato tardi, perché l'ho preparato alle 8 di sera, a posto di mettere dell'acqua congelata ho messo dell'acqua temperatura ambiente, che in realtà non era tiepida, ma non è come quella ad esempio che tieni in frigo. E quello che ho fatto è stato di lasciare l'enne ossidare più di 12 ore, quindi io l'ho messo alle 8, l'ho lasciato ossidare per circa 15 ore, 15-16 ore, perché poi alla fine l'ho messo a mezzogiorno e mezza, poi ho risciacquato dopo un bel po' di ore. Allora, si stende benissimo, veramente si lavora in modo fantastico, il potere tintorio è veramente elevato e devo dire la verità, si sciacqua anche abbastanza velocemente. Non mi sono sentita in difficoltà a far scivolare via la polvere dai capelli, nonostante i miei capelli siano un po' stronzi da questo punto di vista, perché essendo molto lunghi la polvere dalla cute alle punte percorre molta più strada rispetto ad un capello corto. E invece devo dire che la polvere è riuscita a scivolare via molto serenamente. Un'altra nota che all'inizio mi è sembrata una cosa
negativa, però effettivamente oggi mi devo ricredere. Ieri sera, quando poi ho risciacquato, ho controllato il colore sotto due diverse luci, una luce fredda e una luce calda, e sotto entrambe le luci, soprattutto sotto quella fredda, mi è sembrato che i capelli fossero un rosso caldo, e infatti mi è venuta una sincope e ho detto oddio, non è che adesso sono rossi caldi e io non voglio il rosso caldo, perché il rosso caldo mi perseguita veramente, cioè io riesco ad ottenere anche dei toni freddi molto molto belli, insomma, però porca miseria, cioè è difficile che poi io riesca a tenermi effettivamente questi riflessi freddi. E quindi quando mi sono vista allo specchio ero tipo oh no! Quindi il panico. E allora ho scritto a Giovanna, che è una delle nostre amministratrici di Enna Coven, e gli ho chiesto ma qua è caldo, aiuto, che devo fare? E lei fa no, calmati, ho scritto a BioGolden e mi ha detto che con l'utilizzo prolungato di questo enne tende a diventare molto cupo e a raffreddarsi, ed effettivamente oggi ho cominciato a vedere qualche raffreddamento. Allora sono ancora un po' rubino, però devo dire la verità, rispetto a ieri sera, magari vi lascio anche una foto, vediamo se riesco, l'ho fatta col cellulare quindi non sarà meravigliosa, però comunque vi do l'idea della lanuggine proprio arancione che praticamente si è posata tipo aura sulla mia testa, ed effettivamente oggi la differenza c'è. È un enne che effettivamente anche nei giorni successivi tende a raffreddarsi, e credo proprio che con l'utilizzo prolungato di questo enne, quindi volta dopo volta, ennata dopo ennata, i riflessi si incupiscano molto di più. Quindi assolutamente sono rimasta contentissima di questo enne, sicuramente lo utilizzerò in futuro e vi consiglio vivamente di provarlo se non lo conoscete ancora. Sono rimasta davvero molto contenta, e la cosa più bella che ho notato è la presa tintoria molto forte, ovviamente sempre dentro un range naturale, perché vi ricordo che non è un enne con additivi sintetici. Nella sua gamma di potere tintorio naturale è veramente il top, veramente un ottimo potere tintorio, e si stende benissimo, sembra proprio un balsamo, altro che enne, veramente un balsamo. Niente ragazze, questo è quello che volevo dirvi riguardo all'enne Damask. Vi ricordo che la prossima settimana esce il video sulla preparazione del legno di campeggio. I risultati ovviamente dell'utilizzo di questo enne insieme al legno di campeggio sono questi che vi ho mostrato in questo video, e non ve li rimostrerò lì, semplicemente lì vi faccio vedere come l'ho preparato e come l'ho unito a questo tipo di enne. Ovviamente ragazze, se avete delle domande o volete chiedermi qualcosa riguardo a questo enne, alla preparazione, alla posa, a quant'altro, ovviamente siete liberissime di lasciarmi giù un commentino e io sarò veramente molto felice di rispondervi. Sapete che io cerco di rispondere sempre a tutti e cerco sempre di trovare la risposta più chiara possibile alle vostre domande. Io adesso vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.